stamattina Valerio non c'è. Dove andiamo a fare colazione oggi? Andiamo a Sanza. Da microbirrificio 84030. Ci beviamo una birra di prima mattina. Questa mattina è brioche e birra. Ma tu lo sai con cosa fanno la birra? Fa la birra con l'acqua del monte. Cervati. Acqua di Sanza, femmine dei caselli. Ma perché noi scegliamo sempre paesi? Perché qua si sale e si beve. Ecco perché si beve insito. Sali e bevi o bevi e sali. E beve. E saliamo. Guarda sempre più su. Vedi, guarda com'è facile però vedere tutta questa bellezza di natura. La ceramica dipinta, vedi, sono gli scorci di sangue. Qua c'è il culto della Madonna. Molto viva questa festa e questo culto. Senza si raggiungono il monte a piedi, il monte Cervati, dove è il culmine. Vi siede la chiesetta della Madonna e portano dal paese alla Madonna a piedi. Aspetta che ci mettono sotto. Sai che dovremmo salire qua? Senti sto profumo di peperoni. Ma questa chiesa quella su Monte Cervato in cima in cima? Sì. Vedi, il Santuario della del Madonna Cervato. del Cervato, Sanza. Bellissimo. Questa è l'immagine della Madonna, statua che è all'interno di questa teca in legno storica. Questo è quello originale. Scendendo dalla piazzetta, dalla torre medievale, stiamo tornando nella piazzetta a metà altezza. Insomma ci siamo persi. Ma loro sono già in fermento. Buongiorno, ciao. È tutto in fermento qua. Che profumo. Ciao Giovanni. Buongiorno. Ciao. Come va? Tutto a posto. Io mi chiamo Giovanni e mi occupo dell'intero processo di produzione dalla A alla Z, ovvero dal processo di birrificazione al processo di impustamento, di imbottigliamento, di incartonare tutto e alla vendita e anche alle pulizie. Antonio, Sono Antonio, all'interno del microbirrificio, diciamo sono un jolly perché tutti e tre siamo interscambiabili. Grosso modo chi fa delle parti specifiche riesce a fare meglio e ha più cultura, si occupa di quello, però grosso modo riusciamo a sopperire tutte le funzioni. Abbiamo un impianto da 1200 litri a settimana. State facendo produzione perché è finito, E sta finendo, bravi. Dobbiamo ampliare l'impianto, Certo. però non possiamo andare oltre perché poi perdiamo l'artigianalità del prodotto. Abbiamo deciso di mantenere piccoli quantitativi per avere un prodotto artigianale. Quello è importante. Non ci interessa della grossa produzione. Certo, il lavoro è più impegnativo. Sì, perché non è che ne fai una e Appunto. stiamo a ciclo continuo. La cosa bella del mio lavoro è che posso bere un sacco di birra gratis. Il bello è... ci sono tante cose belle.
Il nostro sbaglio è stato che abbiamo lavorato poco in inverno, quindi ci siamo trovati con la richiesta estiva. Noi siamo aperti da un anno e mezzo, quindi abbiamo peccato di inesperienza. Sono un geologo, lui è un infermiere, poi c'è l'altro socio, quindi sabato e domenica in produzione. Bravi. Questa settimana era di ferie. Appunto, vedi? Quindi. Però tu mi raccontavi che l'azienda agricola del tuo socio, voi producete la materia prima per fare la vostra birra. Il progetto futuro, noi rispondiamo già alla domanda, che noi come Però adesso attualmente utilizziamo prodotti di malta italiano. È un'azienda, una malteria di Melfi. In un anno fa un passo già del genere significa che il prodotto sta piacendo, sta funzionando, che Assolutamente. il vostro progetto sta camminando velocemente. Più di quanto avevamo programmato. Poi l'importante è che noi ci divertiamo, quindi su questo già una vittoria. Avete scelto di fare la birra Una perché è una vostra passione. una passione si che abbiamo fatto da trasforma. sempre, quindi sono anni e anni con imbiandini da 25-30 litri a casa. Facciamo la birra per voi, per Esatto, gli amici. gli amici. E poi gli amici hanno detto sì, però io ne vorrei di più. Esatto, ma eravamo a cena una sera con la nostra birra, avevamo bevuto un po', quindi magari non avevamo freni. Vedi che tappa lentamente. E allora, siccome l'altro socio è un'azienda agricola, il progetto iniziale era quello di fare del malto locale, poi portarlo alle malterie e da lì fare una birra agricola artigianale dove appunto il 51% degli ingredienti, escluso l'acqua, doveva essere nostro. Noi puntavamo al 100% di ingredienti Certo. locali, però tra costi di maltazione e tutto Avete capito? raddoppiavano i costi e quindi poi Saresti stato fuori, quindi esatto. avete dovuto fare delle scelte forzate. Però stiamo comunque lavorando a questo progetto, non l'abbiamo accantonato del tutto, magari fare solo delle partite. Nei limiti dei ricci. Esatto. Poi stiamo lavorando a un progetto secondo me molto carino, stiamo isolando un lievito in collaborazione con un laboratorio di Malta. Il progetto è quello di estrarre un lievito, isolare un ceppo che utilizzeremo Quindi autoctono. sì. Abbiamo già posizionato le trappole che adesso a breve toglieremo, manderemo al laboratorio. Wow, Tutto bellissimo. viene dalla passione, voglio dire, non è che Però si vede, guarda, vi assicuro che si vede e si sente anche nei vostri prodotti, perché davvero da un birrificio nato da poco avreste potuto peccare Ma anche perché non pensavamo di su avere- determinati aspetti qualitativi. E su invece quello ci teniamo perché utilizziamo appunto prodotti, cioè il malto, ci sono molte malterie italiane, però abbiamo deciso di pigliare il malto. perché siete prima dei buoni bevitori. Assolutamente. L'unica restrizione è che abbiamo è che comunque il mercato ti richiede alcuni tipi di birra rispetto ad altri e quindi non abbiamo più la libertà a sperimentare, sperimentiamo sempre, quindi già Quello è però siamo importante. vincolati adesso abbiamo queste 3 referenze, quindi su quelle 3 referenze lavorare, non riusciamo altre 2. Però non è che ogni settimana Certo. voglio provare quello, ci metti e la provi, perché devi pure vedere un po' il mercato cosa richiede. Adesso vedrete il processo al contrario, perché questa è la fine. Però adesso metteremo malto nella pentola di mesh, dove ci saranno dei processi a step di temperatura che serve a trasformare l'amido in zuccheri. Sono diversi tipi di zuccheri, in base alle temperature che scegliamo andiamo a estrarre alcuni tipi di zuccheri che vogliamo, se la vogliamo più corposa, più beverina. Poi da lì, dopo un'ora, circa un'ora e mezza, si trasferisce nel boil, immagina la vuota questa. Sì. Una volta tutto il prodotto del mesh che arriva qua, da sopra apriamo a caduta, in gergo si dice il lavaggio delle trebbie, Sì. per estrarre gli zuccheri residui dai grani. E poi andrà tutto qua in ebollizione, luccolatura e poi Il processo di una produzione oggi. 7-8 ore. Adesso abbiamo sterilizzato tutto, quindi Possiamo andare. hai controllato acqua. Sì, l'acqua. È tutta una questione di tempi. Sì. Poi 84030, se non sbaglio, è anche Casaletto, no? Sì. Infatti, Tra l'altro c'è a casa
Infatti l'abbiamo fatta apposta per sponsorizzare il territorio. Come si chiama? Più territoriale di questo, già nel nome. C'è anche i nomi delle birre, tipo Donna Nina, sarebbe una località del Cervati, per cui è dedicata al gigante della Campania, il Cervati, da qui le acque che utilizziamo per fare la birra. Il legame col territorio ce l'ha già spiegato qui è tutto, tutti i prodotti sono legati al territorio, dai nomi alle materie. Il Pisacane, la Martizza è intrusa, però troveremo una collocazione perché è un'ape, quindi è un'ape locale. L'acqua del raffreddamento riempiamo le cisterne in alto, perché questa è, in poche parole, acqua fredda che passa nello scambiatore in controflusso col mosto, e quindi c'è un trasferimento di temperatura dal mosto all'acqua, quindi io ci avrò l'acqua calda e l'acqua calda la andiamo a mettere nel processo di birrificazione, quindi nella pentola di mesh e in quella di spargi, che comunque dovrebbe stare a 78 gradi e questo in partenza da 56. Quindi diciamo che viene quasi tutto recuperato, anche se poi ci sarà per forza di cose nell'ultima lavorazione uno spreco che utilizzeremo, tra l'altro acqua calda, per lavare tutto. Quindi in realtà non è uno spreco, è un recupero. Esatto. Cioè la circolarità del recupero della materia prima nella birra ho capito che è fondamentale. Io da inesperta ho scoperto che c'è un riciclo d'acqua nella produzione di birra molto presente. Questo è un processo di reidratazione perché noi utilizziamo lieviti secchi, quindi prima di metterli nel mosto dobbiamo reidratarli. Potremmo metterli pure in polvere, però soffrirebbero di uno shock troppo alto, perché da polvere direttamente nel mosto avviarli a lavorare. Invece questo è un mini mosto con delle caratteristiche molto, diciamo, zuccherine, molto leggere, per dargli il tempo di svegliarsi. Per creare lo start. Esatto, è uno start, si chiama proprio start. Per poi amalgamarlo nel resto. Nel fermentatore. E questo è un processo che però, dimmi tu, aiuta alla digeribilità del... Sì, va a incidere sulla vitalità dei lieviti. Leggendo alcuni articoli scientifici affermano che mettendo direttamente il lievito in polvere a contatto con il mosto a lavorare cala la vitalità dei lieviti e alcuni muoiono, quindi passi da un tot di miliardi a... Noi li fermentiamo in bottiglie, non aggiungiamo CO2, cioè una volta finito il processo di fermentazione si aggiungono dello zucchero sostanzialmente in quella pentola di priming, si chiama, quantitativi in base a quando la vuoi rendere frizzante. Quindi una volta imbottigliata con degli zuccheri dentro, i lieviti si riattivano. Questo gas che tu vedi è la CO2 che poi va a rendere diciamo gassata la birra. Nelle bottiglie succede la stessa cosa, solo che tappata la CO2 si discioglie proprio nella birra, diciamo, e quindi risulta gassata. Motivo per cui siamo qui è proprio quella caratteristica di piacevolezza, ne bevi una, passi alla seconda. Diciamo ecco che come oggi gradazione alcolica sono medio art, perché comunque sì, però è piacevole, però sai? diciamo non ti gonfia, Sì. ecco. Poi E quell'aspetto lì è importante, cosa che a me molto piace. importante è anche come la versi nel bicchiere, Certo. è molto importante versare la birra in modo tale che non come fanno parecchi che versano, girano per non far fare schiuma, invece la birra deve fare schiuma proprio per togliere la CO2, far formare un bel cappello di schiuma che serve appunto durante la bevuta, quando c'è una schiuma persistente come nelle nostre birre, a non concedere all'ossigeno di andare a contatto con la birra, può alterare il sapore della birra anche durante la bevuta. Il malto esausto, che si potrebbe usare per mangime, per le pecore, le capre, non va buttato nulla. Cioè è bello, è buono secondo me ancora. Sì, ci possono fare biscotti, pane, sì. Ha pure un però buon non abbiamo il profumo. tempo. No, vabbè, però già che si trasforma in cibo per... Noi abbiamo sempre detto che chi vuole a fine processo può venire, se lo prenderselo prende, no. e farne quello che vuole.
Tu hai il tuo programma qui, cioè tu capisci anche la fase di produzione qua, bravi. Per forza, però gestire le temperature, ci sono delle sonde, quindi Appunto con la sonda recupera la temperatura e la ti trasferisce. butta i dati qua dentro. Ma i ruoli sono sempre così o vi interscambiate? Diciamo che noi siamo in tre, noi questo casino perché siamo lui in c'ha due. da fare, però Però di solito siamo in tre. Siamo interscambiabili, alla fine riusciamo, facciamo tutti i passaggi, tutti e tre. Giovanni, lievito sempre Giovanni, la rigenerazione. Io attacco sempre sto coso che è un labirinto. Dopo un farmacista cambi. infermiere. Le ricette chi le fa? Giovanni. Ormai siamo tutti e tre, sì. Gli stili ne parliamo, leggiamo un po' sul mondo della birra, di che si tratta, i gusti nostri soprattutto. Giovanni ha scelto la numero 4, che è un'altra birra, io ho scelto la Pisacana, adesso ho scelto Ok. Questa l'ha scelta Alessio. Quindi questa è d'Alessio. Sì. Ok. Questa è sua. No, questa è IPA. Questa è l'IPA. Questa è l'IVA. No, quella mia è d'Alessio. Quella mia è la È mia, tua. e quella di Donna Nina Donna Nina è di Alessio. Alessio. Vedi, ogni birra rappresenta uno di loro, bellissimo. Il mio prodotto preferito non lo so, ma si può dire che sono tutte e tre a pari merito. Allora sono tutte e tre a pari merito, come dei figli. Nonostante abbiamo creato una birra che si chiama Martizza, dedicata alla donna, che sposerò a breve. Wow! Indian Pale Ale, IPA Pisacane, anche se tutte le altre, anche le altre due sono birre importanti, però io scelgo l'IPA perché mi piace il profumo che rilascia questo stile di birra. Te lo ricordi il Whirlpool? Te lo ricordi il Whirlpool? Sì. Come Dov'è? lo fanno a mano? Il Whirlpool consiste nel far roteare il mosto e al centro poi decanta un luppolo che è stato versato insieme a proteine pesanti. La grande torta. Sì, quelli sono i luppoli insieme a proteine che regolano il processo. Quindi loro fanno gli stregoni Sì, in esatto. giro. Esatto, stregoni. Stregoni ci piace di più. Lo stai misurando quindi? La densità, quanto zucchero abbiamo estratto, ci siamo per quando avevamo pronosticato da ricetta. Adesso quando saremo andati ad imbottigliare, che non ci saranno meno zuccheri, sarà più o meno così, sui 1000 qualcosa. Questo è un altro passaggio importantissimo. E ancora non ci siamo perché è nero, deve restare quel bel rosso. Perché ok. gli zuccheri in questo caso reagiscono e quindi la tintura di iodio da rossa diventa nera. Quindi dobbiamo ancora... Deve ancora stare ferma lì. Quindi con la tintura di iodio noi vediamo se il processo è di terminato. conversione di zucchero, di amido in zuccheri è terminato. Questi non sono italiani, questi sono tedeschi. Che profumo di... Mentre per l'IPA utilizziamo in dry hopping invece del pellet i coni proprio, sono proprio le sì, l'abbiamo infiorescenze. visti con i conetti. Questa è prodotta con un miele locale, un miele di Erica. Dovresti all'ultimo sentire... No, ma sento questa la vogliamo assolutamente. È un'azienda agricola, fa tutti i prodotti biologici, è quindi un nostro questa- caro amico pure che magari ti presenta. Chilometro zero. Assolutamente. Secondo me questa qua abbinata anche ai dolci tradizionali cilentani, sarebbe perché sfatiamo il mito che la birra si beve solo col salato. Tu stai dicendo la carne ci sta, con le carni un po' noi maiale ovviamente che è un po' più delicato, però io vorrei fare degli abbinamenti in assaggio anche con i dolci. Adesso andiamo a cercare i dolci e li mangiamo insieme a...